Oggi vedremo quali sono le caratteristiche tecniche che rendono leggermente diversa la Tactical Evo US dalla classica Tactical Evo Sabatti. Ed eccoci qui con la Sabatti Tactical US. Ma perché US? Sabatti ha chiamato questa versione di carabina US appunto perché è dedicata principalmente al mercato americano, principalmente ma non solo, nel senso che la possiamo ordinare ed acquistare anche qui in Europa. Naturalmente ho già verificato che la carabina sia perfettamente scarica, la camera di cartuccio è vuota, non c'è il caricatore, ho controllato già, lo rifacciamo visivamente, che non ci sia nulla in camera di scoppio, quindi questa carabina è assolutamente sicura. Andiamo quindi ad analizzarla. Inizierei dalla canna. Allora, dicevo prima US, quindi mercato americano. In America le gare di PRS hanno delle caratteristiche leggermente diverse da quelle a cui noi siamo abituati, nel senso che il tiratore deve muoversi molto di più. Questo fa sì che la Tactical Evo classica non andasse perfettamente bene per quel tipo di applicazione per via della sua lunghezza e del peso. Sabatti ha quindi pensato di realizzare una carabina più adatta a quel tipo di applicazione, cambiando alcune caratteristiche della stessa, mantenendone comunque la qualità e l'assoluta precisione, in quanto tutta la serie Evo nasce appunto per il tiro di precisione e lunga distanza. Iniziamo quindi dalla canna. Allora, la canna sulla Tactical Evo US è più corta, in questo caso è una 22 pollici. Per risparmiare peso, pur mantenendo una canna pesante, quindi adatta al tiro di precisione e lunga distanza, la Sabatti ha adottato questa strategia. Questa canna nasce all'inizio di sezione maggiore e poi mano a mano va a stringersi fino a raggiungere in volata il diametro di 22. Potete immaginare che questo ha fatto risparmiare materiale e quindi ovviamente peso. La canna è realizzata con la classica tecnica della rotomartellatura a freddo, che è una delle migliori tecniche attualmente disponibili per realizzare canne di precisione. Adotta davanti una filettatura da 5 ottavi standard, quindi per poter montare qualsiasi freno di bocca noi vogliamo acquistare aftermarket, oppure quello che ci propone direttamente la Sabatti, che è quello che vedete qui. Naturalmente questa canna realizzata dalla Sabatti utilizza la rigatura brevetto Sabatti MRR, quindi una rigatura multiradiale che conferisce una grandissima precisione appunto alla carabina. Scendendo sulla calciatura notiamo immediatamente la presenza su entrambi i lati degli attacchi QD, quindi gli attacchi a sgancio rapido e dedicati appunto all'utilizzo di una cinghia da trasporto. La calciatura, sempre realizzata dalla Sabatti, è stata alleggerita, nel senso che il polimero utilizzato non è lo stesso che viene utilizzato per la Tactical Evo classica, ma è un'altra miscela, sempre rinforzato, che ha fatto sì però che su questa carabina si siano risparmiati ben 400 grammi di peso sulla calciatura, che non sono pochi. Altra differenza che possiamo notare sulla Tactical Evo US rispetto alla classica Tactical Evo è il caricatore. Il caricatore infatti in questo caso è un caricatore in polimero, standard accuracy, e porta ben 7 colpi. In più notiamo qui lo sgancio maggiorato che ne facilita quindi lo sgancio e l'estrazione appunto in caso di gara. Questa carabina monta lo scatto match a 3 leve della Sabatti, tarato come peso di scatto a 500 grammi, che devo dire è molto netto e praticamente senza precorsa. Un'altra differenza con la classica Tactical Evo è la presenza della slitta Picatinny già montata per l'uso e l'installazione quindi di un bipiede da campo. Sopra troviamo un'altra slitta Picatinny che possiamo richiedere al momento dell'ordine con un'inclinazione 0, 10 o 20 moa. Un altro punto di forza di questa carabina è l'azione. La Sabatti ci dice che questa azione è una delle migliori sul mercato in quanto a prestazioni, quindi scorrevolezza, velocità dell'azione e resistenza. E come dicevo è completamente in acciaio. L'otturatore è un otturatore a 3 tenoni, completamente cromato per aumentarne quindi la scorrevolezza. Presenta sopra queste scanalature, queste rastremature che oltre a far sì che si sia risparmiato anche qui del materiale e quindi alleggerito ulteriormente la carabina, saranno molto utili in caso dovesse penetrare dello sporco attraverso qui la finestra di espulsione dei bossoli, in quanto lo sporco eventualmente si andrà a depositare in mezzo a queste scanalature e non inficerà quindi il movimento davvero molto fluido del nostro otturatore.
L'otturatore, dicevo, è un otturatore a 3 tenoni, ha un'apertura rapida a 60 gradi e monta un pomello maggiorato, sostituibile con altri sul mercato in quanto ha una filettatura standard. Sulla pala del calcio notiamo il poggiaguancia completamente regolabile in altezza, ma senza l'utilizzo di nessun attrezzo, in quanto potremo farlo ruotando questa ruota, questa ghiera che vedete in questa posizione, che azionerà un meccanismo che farà salire, diciamo così, e scendere queste 3 grosse viti. Devo dire che questo movimento è molto fluido e molto preciso, garantisce quindi la possibilità di trovare l'esatta posizione più comoda possibile, diciamo così, appunto per la nostra guancia, per effettuare quindi dei tiri con maggior precisione. Fisseremo poi la sua posizione tramite queste, diciamo, viti di bloccaggio che si azionano sempre a mano. In fondo alla pala c'è il poggiaspalla in gomma, morbida ma non troppo. Se la lunghezza totale della pala non fosse, diciamo, adatta alla nostra corporatura, potremo sempre estendere questa lunghezza utilizzando degli spacer come questi. Uno lo troviamo direttamente nella confezione, se ne servissero altri li potremmo ordinare direttamente sul sito della Sabatti. Questa carabina è quindi più corta, più leggera, ma mantiene le caratteristiche di altissima precisione della Sabatti Tactical Evo. Un'altra cosa molto importante che non vi ho detto è che l'azione è praticamente flottante sulla calciatura. In che senso? Normalmente le azioni vengono incassate, diciamo così, all'interno della calciatura. Al momento dello sparo molte vibrazioni vengono quindi trasmesse alla canna, a tutto il sistema. Si creano quindi molte armoniche che andranno a disturbare la traiettoria di uscita del nostro proiettile. La Sabatti ha fatto invece in modo che l'azione sia praticamente quasi completamente separata, nel senso che è fissata soltanto in 2 punti tramite 2 perni d'acciaio alla calciatura. L'azione meccanica quindi delle vibrazioni indotte sarà sicuramente molto inferiore. Il peso totale della carabina, che ovviamente non poteva essere troppo leggera, visto che è sempre una carabina dedicata al tiro di precisione e al tiro su lunga distanza, è di 5,2 kg per appunto la versione più corta come questa, sale di poco 5,4 kg per la canna più lunga. Il peso contenuto, gli attacchi rapidi per la cinghia fanno sì che questa carabina possa essere utilizzata anche per la caccia. Lo scatto, come dicevo, è davvero molto sensibile, praticamente senza precorsa, basta quindi una leggerissima pressione, ve lo faccio sentire. Ebbene, credo di avervi detto tutto su questa fantastica carabina, non vedo l'ora di provarla davvero. Vi do appuntamento quindi al prossimo video dove la testeremo insieme sul campo, sia per quanto riguarda la sua precisione, quindi le rosate, sia il tiro a lunga distanza. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, attivate la campanellina così non perderete i prossimi video in uscita. Vi ringrazio e ci vediamo presto sempre su Send It!